Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi comincia questa nuova rubrica dedicata ai neofiti. Con il parchetto tantissime persone si sono avvicinate per la prima volta al mondo del coltello. Questa cosa mi fa un sacco piacere perché vuol dire che il parchetto ha mosso qualcosa e siamo tutti contenti. Queste persone mi fanno quotidianamente delle domande, mi chiedono è meglio fare questo, è meglio fare quello, cosa scelgo tra questo e quello, dove è meglio andare, come è meglio fare. Ragazzi, sono domande che secondo me se rispondo singolarmente vanno un po' perse nel nulla. Facendo dei video riusciamo a mantenere praticamente un'enciclopedia per neofiti. Prima di farmi delle domande, soprattutto sul numero privato, ragazzi, non mi scrivete su WhatsApp perché veramente non ci sto più dietro. Non ci sto veramente più dietro, mi state intasando tutto. Scrivete solo su YouTube, ragazzi, perché gli altri canali a breve metterò lo stop ai messaggi perché non ci sto dietro, ragazzi. C'è poco da fare. Quindi facciamo questa bella rubrica per neofiti dove uno può andare a consultare le cose. Ragazzi, oggi partiamo con un argomento secondo me veramente importante, la scelta del coltello, perché una delle domande che mi fate più spesso è cosa scelgo tra questo e quello. Vi dico, partite dalla base. Avete mai usato un coltello? Sì, ok, no. Se è no e siete neofiti, è inutile che tra le scelte che mi dite posso scegliere tra il Junglas 2 e il Terava Scrama 240. Perché ragazzi, siete neofiti, secondo me il coltellone all'inizio per fare bushcraft, tra virgolette, ragazzi, il coltellone prima di tutto è pericoloso. C'è tantissima gente che tira fuori le spranghe. Ragazzi, gente che non dovrebbe nemmeno avere l'opinel. Capiamoci su questa cosa. È importante capire che c'è in tutto un percorso di apprendimento che secondo me è fondamentale. Volete iniziare ad usare il coltello, avere un po' di dimestichezza nella manualità con il coltello, a non tagliarvi quando lo estraete dal fodero. Ragazzi, partite dal fatto che dovete iniziare a usare coltelli alla vostra portata. Secondo me, un bel coltellino che nel bosco abbinato ad un seghetto va alla grande, ragazzi, e siete a posto. Iniziate con quello e poi crescete. Non mi metterò mai a consigliare a un neofita una sberla da 9 pollici. Capiamoci, perché secondo me non ha senso. Iniziate con le lame piccole, dimestichezza e poco alla volta crescete, intanto che capite anche il rischio che ha usare un coltello, perché il coltello è bello, ma il coltello taglia sempre, non taglia solamente il bene e il male, ragazzi, quello taglia sempre, ok? Quindi lui va tranquillamente e taglia, dove taglia? Taglia. Oggi vi mostro 5 coltelli economicissimi, poi economicissimi è sempre una parola tra virgolette, però 5 coltelli economici della dimensione giusta che abbinati ad un seghetto, secondo me, nel bosco potete iniziare tranquillamente a capirci qualcosa, a girare, a provare un po' il coltello, a divertirvi un casino. Ragazzi, faccio i soliti saluti, mi porto avanti perché ne ho troppi. Massimo di 6 anni e il papà Paolo da Vicenza. Ciao ragazzi, abbraccione. Silvia di 8 anni, Marianna di 14, sorelline, quindi 14 siamo al limite, E il papà Simone da Milano, qua vicino, Paolo di 3 anni da Cagliari e il papà Giuseppe. Un abbraccione a tutti, ragazzi, un abbraccione a tutti, mettiamo lì il foglietto. Ragazzi, parte questa nuova rubrica neofiti. Se vi interessa restate, se no andate nel bosco e raccogliete le fragoline con le chiappe. Via! Eccoci qui ragazzi, partiamo con il Cansborg conosciutissimo ragazzi, acciaio 12C27, lama da 10.6, spigolo vivo sul dorso per fare i bengala, fa veramente i bengala con il dorso, affilatissimo di fabbrica, lo riprendete con nulla ragazzi, foderino che è in plastica, è classico Mora, ragazzi un coltello che funziona, manicatura in polimero, bicomponente, grippa anche bene in mano, una bella impugnatura che vi riempie la mano, tutto questo a 40 euro ragazzi, 40 euro, non serve spendere 1000 euro, 40 euro, un coltello che funziona bene, per il suo spessore magari
un pochino di batoning in meno, ma nel taglio va da Dio, veramente da Dio. Passiamo ai Terava, ragazzi. Terava scrama sia il 200 che il 240. Io per un neofita li eviterei, cioè non li consiglierei. Vi consiglio gli Jacarepucco, sia il 110 che il 140. Acciaio 80 CR V2, ragazzi, un bel carbonioso che anche se ossida, imparate anche questa cosa qua, visto che siete neofiti, se ossida non diventa di marzapane il coltello, non è che si scioglie, ossida, fa questa patina superficiale, passiva naturalmente, il coltello funziona bene ugualmente, è uno Scandi non puro, nel senso che finisce con un micro bevel, con le bacchette lo riprendete tranquillamente. Nella versione 110, che è 11 di lama, costa 45 euro, nella versione 140, che è 14 di lama, costa 48 euro. Ho arrotondato i prezzi e qua sono 47,99,99 periodico. Ho arrotondato i prezzi, ragazzi, quindi 45-48 euro. Solo coltello. Se li volete col fodero, ragazzi, si sale di prezzo, si arriva sull'80 di euro col fodero in pelle e si passa all'80 di euro per il fodero in Kydex. Il mio consiglio è, se avete un vecchio fodero a casa, ragazzi, questo coltello a 45-48 euro è un coltello super performante. Provatelo, manicatura in gomma, in mano sta da Dio, ragazzi. Provate sto coltello, fate un favore a voi stessi, provate sto coltello. Terzo coltello, Breeze Hiker 95, ragazzi, acciaio 12C27 come il Casball. A differenza del Casball ha un fodero esagerato in cuoio, esagerato, col dangler, veramente tantissima roba. Il fodero, secondo me, nei 59 euro, ragazzi, secondo me vi pagate il fodero, nel senso che il fodero è veramente fatto bene. Dicevamo acciaio 12C27, a differenza del Casball, bellissimo fodero, ma col dorso fate fatica a fare scintille perché non è proprio spigolo vivo, e di lama è 9.4, costa 59 euro, ragazzi. Passiamo a Cold Steel con l'SRK, due versioni, ragazzi, tutte e due in SK5, quelle che vi consiglio, perché poi le versioni in BG10 e in 3V costano decisamente di più. Quelle in SK5, che è un acciaio anche lui carbonioso, ossida a guardarlo, ma imparate a usare sti carboniosi. La versione piccola, che è il Compact, da 12.5 di lama, costa 58 euro, invece quella normale da 15.4 di lama costa 63,50. Ragazzi, sono prezzi abbordabilissimi. Fodero in Securex, che è una plastica alla fine, un buon incastro, il coltello funziona bene. Se dovessi consigliarlo io personalmente a un neofita, ragazzi, direi di prendere il Compact, più piccolino, più gestibile. Già 15.4 di lama inizia a diventare un bel coltello, ragazzi. L'ultimo che vi propongo è il Victig della Boker, gran bel coltello in 1095 come acciaio, poi bel carbonioso. Ma perché ce li consigli carboniosi? Perché, ragazzi, nel bosco il carbonioso va di brutto, ha un'ottima resilienza e soprattutto lo affilate guardandolo, ragazzi. 9 cm di lama, un coltello che portate a casa a 70 euro con fodero in Kydex e attacco Teclock di serie. Ragazzi, impugnatura buona in G10, è un bel coltellino, funziona bene. Tutti i coltelli di cui vi ho parlato, ragazzi, li trovate nelle recensioni, perché io vi parlo solamente di prodotti che ho provato e ci sono tutti i video, quindi se vi interessa qualcosa in particolare andate a vedere il video. Casball 40 euro, Jacarepucco 45-48 euro, Breeze Hiker 95 59 euro, SRK 58 euro e 63,50 la versione normale e Boker Victig 70 euro. Ragazzi, andiamo insieme ai saluti finali. Via! Eccoci qui, ragazzi, come avete visto 5 semplici proposte, da 40 a 70 euro avete un range di prezzo, potete scegliere carbonioso o inox. Ragazzi, sono coltellini con cui potete iniziare, ma io 40 euro, ragazzi, Mora Basic, 9 euro e qualcosa. Ovviamente siete un pochino limitati nel batoning, taglia, ovviamente il filo tiene quello che tiene. Se volete, ragazzi, spendere veramente pochissimo, dire sono neofita, voglio solo provare se mi piace andare nel bosco, Mora Basic e andate tranquilli. Perché vi dico questa cosa? Perché l'amico Alessio, che saluto, ciao Alessio, ci siamo appena sentiti tra l'altro, un paio d'anni fa mi ha chiesto di venire nel bosco insieme, forse questa cosa ve l'ho già raccontata. È venuto una mattina nel bosco insieme
complice anche il tempo, non era bello, piovigginava, insomma si è fracassato i coglioni, detta proprio papale, e ha capito quando siamo usciti, mi ha detto: guarda, ti ringrazio, sono contento di essere venuto perché da domani vendo tutti i miei coltelloni e mi prendo solo chiudibili, perché ho scoperto che questa cosa non mi piace. Ragazzi, prima di spendere cifre folli, prima di ascoltare i super scureggioni che vi dicono prenditi il coltello 2 metri 3V per andare nel bosco a fare 2 legnetti e uno spiedino, capite se la cosa vi piace, perché una cosa è comprare il coltello e mi immagino di andare a spaccare, a fare di qua, di là. Una cosa è vivere l'outdoor. Se l'outdoor siete neofiti anche in quello, ragazzi, iniziate a capire se vi piace l'ambiente, se vi piace usare il coltello in outdoor. E poi, ragazzi, il tempo per prendervi dei coltelloni super prestigiosi, se diventate anche degli appassionati, dei malati di coltelli, c'è sempre. Ragazzi, da questa nuova rubrica per i neofiti, neofita, chiamatela come volete, dal parchetto del Tagliagole è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, buona giornata e ciao!